Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. 5 consigli per iniziare a fare la birra in casa. Se ti stai interessando al mondo dell'homebrewing, stai studiando, stai valutando come fare la tua prima birra a casa, ascolta questi miei 5 consigli. Numero 1. Iniziate con la tecnica E+G. Se devi ancora iniziare, stai valutando con quale tecnica cominciare, evita di iniziare subito con la tecnica all grain, la tecnica più avanzata, che richiede più attrezzature, più tempo e conoscenza delle materie prime e dei processi. Ma questo non significa che devi iniziare necessariamente col primo livello, quello dei kit pronti, i cosiddetti malti luppolati, che sebbene siano molto facili da usare, non sempre danno dei risultati soddisfacenti e offrono poca personalizzazione della ricetta della birra che volete preparare. Chi inizia con i kit pronti spesso rimane deluso e abbandona subito. Iniziate invece con la tecnica E+G, cioè quella degli estratti più grani, che vi permette con qualche sforzo in più di poter personalizzare bene la vostra birra e poter scegliere ingredienti freschi come grani speciali e luppoli. Pur rappresentando il secondo livello subito dopo i kit, rimane una tecnica molto semplice e alla portata di tutti per quanto riguarda la gestione delle materie prime e delle attrezzature necessarie, per lo più attrezzature che potreste già avere in casa. Numero 2. Ricette semplici. Se siete agli inizi, cominciate con birre semplici, partendo appunto da ricette già collaudate e affidabili, possibilmente ricette che prevedono un malto base, 1 o 2 malti speciali, 1 o 2 luppoli, uno in amaro e uno in aroma ad esempio. Per imparare ha poco senso infatti fare una birra con 2 o 3 malti base, 3 o 4 malti speciali, spesso in percentuali minime. In questo modo difficilmente potrete capire quale ingrediente ha dato alla birra un contributo in termini di aroma e sapori ben preciso o quale ingrediente ha dato un risultato magari negativo. Analogamente per i luppoli, iniziare a fare una birra con una singola varietà di luppolo usato sia in aroma che in amaro vi permetterà di conoscere bene i sentori e gli aromi che quel luppolo vi dà in base ai momenti e alle quantità in cui le aggiungete al mosto. Ci sono birre come molte IPA che possono prevedere anche più di 2-3 varietà di luppoli, con diverse gettate sia a caldo che a freddo. Se la ricetta è ben scritta, potrete anche fare un'ottima IPA, ma difficilmente potrete capire poi quale luppolo ha dato un contributo piuttosto che un altro, e nel voler rivedere la ricetta andrete a tentativi o finirete per stravolgerla completamente. 3. Semplificate i processi. Se state studiando e approfondendo alcuni processi base dell'homebrewing come l'ammostamento ad esempio, avrete notato che si parla di diversi step di ammostamento, cioè diverse fasi in cui il mosto va portato a una certa temperatura per un certo lasso di tempo a un pH ben preciso, e ogni step ha un suo beneficio e una sua motivazione particolare. Anche qui, come per le materie prime, l'ideale per imparare è sempre quello di semplificare e ridurre il numero di variabili presenti. Quindi sarebbe meglio iniziare con un singolo step di ammostamento, scegliendo una temperatura media possibilmente tra i 62 e i 68 gradi, in base al grado di fermentiscibilità che volete dare al vostro mosto. Da qui potrete ottenere quindi una birra più alcolica e secca se rimanete nel range basso di temperatura o una più corposa e dolce se rimanete in quello più alto. Fare subito un ammostamento con 3 o 4 step invece non solo vi complicherà e allungherà il processo, a birra finita difficilmente potreste capire eventualmente quale step ha dato un beneficio o un effetto negativo sulla birra. Prendo ad esempio il protein rest, che è uno step ormai quasi inutilizzato perché è considerato inutile con i malti modificati presenti oggi in commercio. Il protein rest veniva fatto per migliorare la schiuma della birra, ma se fatto male o protratto per un tempo eccessivo può dare l'effetto opposto, cioè quello di peggiorare la schiuma, quindi nel dubbio sarebbe meglio evitarlo. Una volta presa confidenza con una cotta preparata a singoli step con temperature differenti, avrete già le idee più chiare e potrete poi aggiungere altri step. Per affinare le proprie cotte ci vuole pazienza e l'affinamento si ottiene sempre per piccoli passi.
Cambiare tutto invece può significare avere sempre risultati troppo diversi e non capirci più nulla. Un'altra semplificazione che vi consiglio è quella di evitare i travasi intermedi, che per la maggior parte dei casi sono del tutto inutili e soprattutto potenzialmente dannosi. Per quanto riguarda l'imbottigliamento invece, preoccupatevi di imbottigliare in modo controllato e pulito, con un sifone e un'asta da travaso ad esempio, senza far splashare la birra e senza incamerare troppo ossigeno. Per conoscere poi e approcciare a tecniche di trasferimento e imbottigliamento della birra in contropressione c'è sempre tempo. Numero 4. Gestite la fermentazione. Solitamente nell'homebrewing dedichiamo tantissimi sforzi, tempo e attrezzature nella preparazione del mosto, cioè la fase a caldo, dalla macinazione alla fine della bollitura. Ma la fase successiva, quella a freddo della fermentazione, appunto, non dovrebbe essere lasciata al caso. La fermentazione è la fase più cruciale in realtà, dove il mosto diventa birra e non basta aggiungere il lievito e aspettarsi che faccia tutto da solo nel migliore dei modi, ma dobbiamo essere noi a metterlo nelle migliori condizioni di lavorare durante tutto il processo. Innanzitutto scegliete il lievito adatto con molta attenzione in base alla birra che volete ottenere. Agli inizi per imparare in genere si preferiscono i lieviti secchi, molti di questi sono più che validi per fare un'ottima birra, non tutti sono perfettamente adatti ad alcuni stili di birra. E scegliere un lievito secco come compromesso può dare dei risultati sotto le aspettative. È importante anche constatare che il numero di cellule presenti in una bustina in una confezione di lievito secco liquido sia sufficiente a fermentare il nostro volume in base alla densità del mosto. Ci sono tanti calcolatori che dobbiamo conoscere e con cui dobbiamo prendere confidenza, perché anche un ottimo lievito lavorando in underpitching, cioè con una quantità di cellule scarsa o insufficiente, lavorerà sotto sforzo, producendo degli aromi indesiderati o sgradevoli, che potrebbero rendere la birra poco piacevole. Scelto il lievito e la giusta quantità di inoculo, non va sottovalutata un'altra importante variabile, la temperatura. La temperatura ideale di fermentazione è strettamente correlata al ceppo di lievito che scegliete di utilizzare e lo stesso ceppo di lievito può comportarsi in modo diverso anche con piccole variazioni di temperatura. Quindi è necessario conoscere le temperature ideali per quel ceppo di lievito e soprattutto munirsi di una buona camera di fermentazione come un frigorifero dedicato con un elemento riscaldante e un termostato. La camera di fermentazione ci permetterà di controllare la temperatura durante tutta la fermentazione. Poter controllare la temperatura durante le varie fasi della fermentazione vi darà numerosi vantaggi. Ad esempio, durante la tumultuosa, cioè la fase più delicata dei primi giorni di fermentazione, se il lievito viene lasciato a temperature troppo alte, produrrà molti esteri e sostanze aromatiche che potrebbero dare degli aromi indesiderati alla birra e nel peggiore dei casi rendere anche la birra imbevibile. Un altro vantaggio della camera è quella di avere una fermentazione più completa e una migliore attenuazione della birra, che significa una birra più piacevole da bere e più stabile nel tempo. Ed infine, completata la fermentazione, potrete fare un più o meno lungo cold crush, cioè un abbassamento di temperatura che vi permetterà di pulire la birra e far depositare bene il lievito, in modo da prepararla all'imbottigliamento e poter avere una birra limpida e pulita. Se volete saperne di più su come gestire una camera di fermentazione, vi rimando al mio video sull'argomento. 5. Pazienza e attesa. Ultimo punto, ma non meno importante, questo è un hobby che richiede molta pazienza e attesa. Come avrete intuito, per preparare il mosto servono poche ore, per la fermentazione qualche giorno e per la maturazione qualche settimana o mese. Quindi tutto il lavoro svolto nella preparazione della birra verrà giudicato dopo molto tempo. Una volta imbottigliata la birra, oltre a dover attendere i giorni per la rifermentazione, se optate per una classica rifermentazione in bottiglia, dovrete anche aspettare che si completi quel periodo di affinamento nel quale la birra raggiunge il massimo dal punto di vista organolettico, cioè raggiunge quel punto in cui aromi e sapori sono al loro massimo della forma e dell'equilibrio. Questo periodo non è uguale per tutte le birre e dipende da diversi fattori, come grado alcolico, presenza di malti scuri, esteri e fenoli e altre sostanze prodotte dal lievito. È vero che ci sono stili di birra che vanno consumati freschi e raggiungono il punto ottimale in pochi giorni, ma è anche vero che molti homebrewers, anche su birre più complesse e strutturate, tendono a non farle maturare per bene e le consumano in pochissimo tempo, non dando alla birra la possibilità di raggiungere il massimo della forma. Quindi secondo me avere pazienza è una virtù che non può mancare al birraio.
Io in genere tendo a programmare le cotte in base al periodo in quale voglio consumarle. Per esempio, in questo periodo primaverile sto preparando una birra che sarà pronta il prossimo inverno, o addirittura produrre un barley wine per berlo 1 o 2 anni dopo. So che per molti è qualcosa di inconcepibile, ma fatelo e non ve ne pentirete. Viceversa, per le birre più estive e fresche, l'ideale è produrle a ridosso della stagione estiva, in modo da averle pronte nel massimo della forma e consumarle in breve tempo. Il trucco per non soffrire troppo l'attesa è quello di alternare le produzioni di birre da far maturare con quelle invece da consumare nel breve tempo. In questo modo, mantenendovi attivi e producendo almeno una cotta al mese, avrete sempre birra pronta da bere e birra da far maturare. E quando sarà raggiunto il tempo di aprire le birre maturate, sarà sempre una bella soddisfazione. Far maturare le birre, inoltre, non è solo utile a far raggiungere alla birra il massimo della forma, ma è anche utile per seguirne l'evoluzione e vedere come cambia nel tempo. Io in genere prendo sempre nota degli assaggi delle mie birre, e di molte birre che nelle prime settimane non mi danno una buona impressione, ho osservato poi un grande miglioramento nei mesi successivi. Ancora oggi mi capita di aprire ogni tanto una birra di 4 o 5 anni fa, ed è sempre interessante vedere com'è cambiata, anche se in peggio. Si fa esperienza e si impara anche sotto questo punto di vista. Con questo si conclude il video di oggi. Se siete nuovi del canale e state cercando di capire come fare la birra in casa, quali tecniche esistono, quali processi, vi invito a guardare la mia playlist Come fare la birra in casa, in cui partendo dal primo video potete vedere appunto le diverse tecniche esistenti, dalla più semplice alle più complesse via via proseguendo. Se invece volete vedere come faccio le mie birre, vi invito a seguire la mia playlist sulle videocotte complete, in cui potete seguire le mie cotte dalla macinazione alla birra pronta nel bicchiere. Ed infine la playlist sulle mie birre, dove potete vedere le schede tecniche e gli assaggi fatti dai giudici negli eventi e nei concorsi dove ho presentato queste birre. Se avete dubbi o domande, al solito vi invito a scrivere sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto invece, vi invito sempre a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Il vostro piccolo supporto per me è di grande aiuto. E ci vediamo al prossimo video.